Boh, sono in Spagna, dovevo andare verso Biarritz a fare surf, ho prenotato la lezione di surf, avevo perso il treno, l'ultimo che dovevo prendere, quindi avrei dovuto fare Toulouse, Bordeaux. Quindi niente, mi sono detto dove vado, ero fermo a Narbonne. Adesso sono a sto posto fighissimo, per un'oretta, una roba del genere, e poi stasera arrivo a Barcellona e boh. Sto andando a piedi in un posto panoramico che dovrebbe essere qua vicino, e se non mi fermo arrivo 5 minuti prima che il treno parta. Guardate dove devo passare, senza marciapiedi, senza un cazzo, senza la stradina. Adesso ho capito perché non c'erano cose. Oh cazzo! Sono devastato, non posso stare manco 5 minuti qua. Se prendo il treno godo perché devo a Barcellona. Se non lo prendo godo e rimango qua. Ciao. Sta scala è un botto quella che appare dopo che hai suonato il flauto magico per far apparire Arceus sul Monte Corona in Pokémon Diamante. Ce l'ho fatta. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Quella è la famosa statua di Gerry Scotti. Mi sono preso 3-4 paninetti, veramente brutti da vedere, però boh, non erano male. E soprattutto birrozzo medio a 2 euro. Boh, ho trovato un posto super figo nell'entroterra, ci sono dei maranza. Dicevo, a Barcellona non c'ho più tanta voglia di stare. Non so, non c'ho tanto il mood da città adesso. Allora ho girato come un animale, sono andato adesso a prendere lo zaino, ho fatto la spesa, così giusto improvvisato per avere qualcosa se non trovo niente dopo, e avere l'acqua. Allora sono le 8:40, il treno è ritardato un botto, sono sceso tipo 2 o 3 fermate prima perché dopo era tutta città. Non sapevo dove piazzare la tenda, adesso vado verso qua sopra. Alla fine di sotto c'è il paese, tra l'altro sembra un botto tranquillo perché tipo ad ogni incrocio c'era un gruppo di 4-5 anziani che parlavano, quindi boh, super tranquillo, super chill. Comunque la vista è questa. Domani voglio andare lì a sinistra al Montserrado, si chiama. Not bad. Poi io che cammino con la busta della spesa, eccoci qua. Qua si entra nel bosco, bello buio, da horror. Oh, sono arrivato in cima. Là ci sono tipo dei, non so, degli antennoni, c'è pure la strada battuta. Io ovviamente avrò preso il sentiero più di merda. Sto morendo. Allora, tenda piazzata. E qua dietro ve la faccio poi vedere domani. Lo spot non è malissimo, sono abbastanza nascosto da eventuali controlli. Lì dietro c'è una strada che porta in cima a sta collina dove ci sono delle antenne. Madonna, è veramente orribile, cioè banco la mensa delle elementari. Si sente il rumore della strada, da una parte potrebbe essere buono perché mi conforta, dall'altro lo sbatti perché sento rumore, non mi fa prendere sonno. Però comunque in caso sono tipo a mezz'oretta a piedi dal centro abitato, quindi ci può stare. Mi spaventano un po' anche i serpenti, però boh, finché non li vedo cosa devo dire. Ciao. Allora, buongiorno. La tenda alla fine era piazzata qua e la strada era solamente lì dietro, cioè pensavo fosse un pochino più lontana. Comunque, cioè, si vede un botto, adesso vado a vedere. Alla fine non si vede manco così tanto la tenda.
L'autostrada mi ha dato non pochi problemi per dormire, però non potevo andare. Madò, che figata! Ieri sono arrivato qui sotto e là a sinistra c'è il Montserrat. E boh, quindi adesso sbaracco tutto e si parte. Adesso vado a cercare qualcosa da mangiare perché non posso cuocermi la salsiccia adesso, ci metterei troppo tempo, in più se no non avrei pranzo, anche perché ci vanno più di 3 ore di camminata. Ok, ho sbagliato e devo continuare col pullman, mi avvicinavo, è dall'altra parte. Boh, io non ho parole, cioè Maps mi dice di passare di qua. Boh, cioè tipo un'autostrada. Da lontano avevo visto sto muro di cemento qua a sinistra, ho detto boh, sarà tipo lo spartitraffico per passare a piedi, però no, non c'è nessun passaggio, non c'è niente. E boh, provo a costeggiarla, a vedere se si può, ma mi passano i camion di fianco, zio. Boh. No, cioè what the hell? Ma Dio, boh, porca madonna. Allora sono salito e biglietto 13 euro andata e ritorno, che ci sta, e obbligatoria mascherina, me l'ha regalata. Adesso vado subito alla Croce di San Miguel, che ho letto che è il posto più panoramico. Ragazzi, che spettacolo, veramente una figata, cioè boh, l'unica cosa che mi dispiace, che però da una parte ci sta, è che è veramente raggiungibile in modo semplice, cioè prendi sta cremagliera, praticamente sei arrivato lì come se fosse un paese. Me lo aspettavo molto più wild, più una roba di nicchia. Top panino con vista. Allora, sono finalmente arrivato a Girona. Adesso dovevo arrivare alle 8 qualcosa, adesso sono tipo le 10:30 e boh, piazzo la roba in ostello. Vorrei fare un girettino perché solo prendere l'ostello per dormire basta, girare un po'. Raga, da dove cominciare se non partire col dire che questo è l'ostello più svuncio che abbia mai visto. La cosa fantastica è che mentre il tipo mi faceva il check-in e mi spiegava le cose, il codice della porta, così mi ha fatto vedere il letto, mentre mi spiegava mi toglieva i capelli che aveva lasciato l'ospite che c'era prima dal letto. Boh, terribile, stamattina c'era colazione inclusa. Io i biscotti che ho preso ieri erano quelli più economici che c'erano e quelli che avevano l'ostello facevano ancora più schifo. E adesso ho ancora un'oretta prima del treno per girare qua per Girona e poi vamos verso Portbou. Allora sono tornato a Portbou perché mi era piaciuto troppo l'altra volta. Oggi voglio proprio farmi il bagno, bere la birra e basta.
Look out! I think Moto Moto likes you. Here he comes. Big, I like 'em chunky. Allora alla fine mi sono spostato su sta spiaggia qua perché lì dove ero prima era veramente troppo roccioso e abbastanza tagliente, mi sono tagliato pure la mano. Assaggio il primo croque in della mia vita. È un toast.